In questo video parliamo dell'accordo del participio passato con i verbi riflessivi. Prima vedremo la regola generale, poi vedremo cosa succede quando il verbo riflessivo ha un complemento oggetto. Poi parleremo di quei verbi riflessivi che non sono proprio riflessivi. E alla fine del video ci sarà anche un punto importante sulla particella pronominale ne. Benvenuti o bentornati, sono Raf. Insegno italiano e in particolare grammatica all'università in Gran Bretagna e con questi video spero di aiutare chi sta imparando l'italiano o più in generale chi ha un interesse per la grammatica. Dunque cominciamo con la regola generale. La regola generale è che con i verbi riflessivi il participio passato si accorda con il soggetto. E quindi abbiamo per esempio Anna si è guardata allo specchio, guardata femminile perché si accorda con il soggetto Anna. Anna e Sonia, vi siete stancate? Stancate femminile plurale. Paolo e Stefano si sono lavati con l'acqua fredda. Lavati maschile plurale. Un verbo riflessivo può avere un complemento oggetto dopo il verbo. Mi lavo le mani. In questo caso le mani è il complemento oggetto. E naturalmente cambia un po' il significato del pronome riflessivo, perché nella frase mi lavo, mi è il complemento oggetto, perché risponde alla domanda chi o che cosa lavo, lavo me stesso, mi lavo. Nella frase invece mi lavo le mani, il complemento oggetto è le mani e sappiamo che un verbo non può avere più di un complemento oggetto. Ma la cosa importante è che la regola non cambia, cioè l'accordo del participio è anche in questo caso con il soggetto. E quindi diciamo Anna si è lavata le mani, lavata femminile, quindi anche in questo caso l'accordo è con il soggetto Anna. Anna si è allacciata le scarpe, allacciata femminile. Anna si è tagliata i capelli e così via. Le cose però cambiano quando il complemento oggetto è rappresentato da un pronome. Se torniamo alla nostra frase, Anna si è lavata le mani femminile plurale può essere sostituito dal pronome le e la frase diventa Anna se le è lavate. Lavate femminile plurale non si accorda più con il soggetto Anna, ma si accorda con il pronome le. Anna si è allacciata le scarpe diventa Anna se le è allacciate e Anna si è tagliata i capelli diventa Anna se li è tagliati. Vediamo invece cosa succede quando il riflessivo non è un vero e proprio riflessivo. Ho parlato delle varie categorie di verbi riflessivi in quest'altro video, ma qui voglio considerare due categorie in particolare. La prima è quella in cui il pronome riflessivo serve in un certo senso a dare forza al verbo, a dare forza all'azione, a enfatizzare l'azione. Mi riferisco a frasi come mi mangio un bel piatto di pasta o mi vedo un bel film. In questi casi il pronome riflessivo non aggiunge niente a livello di significato. Mi mangio un bel piatto di pasta significa mangio un bel piatto di pasta. Il significato non cambia, ma il pronome mi aggiunge un po' di forza all'azione, si può dire. Quindi questa è la prima categoria che vedremo. La seconda invece è quella in cui il riflessivo ha un significato di reciprocità. Quindi frasi del tipo io e Anna ci scriviamo tutte le settimane. Il pronome riflessivo ci qui indica che io scrivo a Anna e Anna scrive a me. Oppure Anna e Vincenzo non si amano più. Il pronome riflessivo si indica che Anna non ama più Vincenzo e Vincenzo non ama più Anna. Cosa succede in questi casi? Beh, non succede niente di particolare, nel senso che possiamo trattare questi verbi come gli altri riflessivi e quindi valgono le stesse regole. In generale l'accordo sarà con il soggetto e sarà con il soggetto anche quando è presente un complemento oggetto dopo il verbo, mentre se il complemento oggetto è rappresentato da un pronome clitico, quindi prima del verbo, l'accordo sarà con il complemento oggetto. Vediamo alcuni esempi. Anna si è mangiata un bel piatto di pasta.
Mangiata femminile perché si accorda con il soggetto Anna e in questo caso abbiamo un complemento oggetto, un bel piatto di pasta. Cosa vi siete detti nell'ultimo incontro? Qui abbiamo quel significato di reciprocità. Il soggetto non è presente ma si riferisce a due uomini. Quindi cosa tu hai detto a lui e cosa lui ha detto a te. E il participio passato, detti, participio passato del verbo dire, è al maschile plurale, quindi anche in questo caso accordo con il soggetto. Come dicevo, anche in questo caso, quando il complemento oggetto è rappresentato da un pronome clitico, l'accordo del participio passato è con il complemento oggetto. Questo è un esempio preso dalla nostra grande grammatica italiana, volume 2. Paola si è mangiata i biscotti. Mangiata, femminile singolare, si accorda con il soggetto Paola. Ma poi abbiamo quest'altra frase. I biscotti se li è mangiati Paola. In questo caso, mangiati, maschile plurale, si accorda con il pronome li che si riferisce ai biscotti. Fra parentesi, questa frase è un esempio di dislocazione a sinistra di cui ho parlato in quest'altro video. Questo invece è un esempio con il pronome ne preso dal Messaggero. Dopo quella lettera, io e lui ce ne siamo scritte altre. Il soggetto, io e lui, è maschile plurale. Non sappiamo chi è io, ma sappiamo che lui è maschile. Quindi non importa se io è maschile o femminile, perché io e lui sarà comunque maschile. Quindi soggetto maschile plurale. Ma si vede che il participio passato scritte è al femminile plurale. Perché? Perché si accorda con il pronome ne, che in questo caso si riferisce a lettere. Ma con il pronome ne bisogna fare un po' attenzione, perché con il ne partitivo si fa l'accordo, cioè il participio passato si accorda con il pronome ne. Il ne partitivo si riconosce perché in genere c'è una parola che in qualche modo indica una quantità. Nell'esempio di prima c'era la parola altre lettere. Ci può essere qualcosa come molto, poco, abbastanza, oppure un numero, 2, 3, 4. Usando sempre l'esempio dei biscotti, si potrebbe dire, per esempio, di biscotti Anna se ne è mangiati 2, o se ne è mangiati molti, o se ne è mangiati pochi. Oppure l'esempio che effettivamente è quello della nostra grammatica, di biscotti Paola non se ne è mangiati per niente. Quindi in tutti questi casi abbiamo in un certo senso una quantità, facciamo l'accordo, questo è il ne partitivo. Quando invece ne rappresenta un complemento del verbo, l'accordo del participio passato rimane con il soggetto. Anna si è dimenticata del compleanno di Vincenzo. Anna se ne è dimenticata. Dimenticata, femminile plurale, si accorda con il soggetto Anna e non con ne. Anna si è pentita di aver cambiato lavoro. Anna se ne è pentita. E questo vale anche per quei verbi in cui il pronome riflessivo e la particella ne sono diventati parte del verbo. Mi riferisco a verbi come fregarsene o andarsene. In questi casi l'accordo rimane sempre con il soggetto. E quindi possiamo dire, per esempio, Anna se ne è fregata e se ne è andata prima della fine. Bene, spero che invece voi siate rimasti fino alla fine e non ve ne siate andati prima. Grazie per avermi seguito, ricordatevi il pollicione se vi è piaciuto il video e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!